Storia del design, quindi da dove nasce il design, come si è sviluppato nel tempo, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, da dove nasce il design? Innanzitutto la parola design significa semplicemente progettazione, la utilizziamo ovunque, il termine specifico è progettazione. Quando un oggetto di design significa che è stato progettato, semplicemente questo. Il senso del design è insito nell'uomo ed è presente fin da quando l'uomo ha scoperto la ruota, oppure ha creato le prime trappole utilizzate per catturare gli animali nella preistoria. La parola design, se vogliamo spiegarla in una maniera estremamente semplice, con una sola frase, è la soluzione logica di un problema. Torniamo ad esempio alla scoperta della ruota. Supponiamo che avessero la necessità di trasportare oggetti pesanti o della selvaggina molto pesante e avevano bisogno di una maniera per trasportarlo nel modo più semplice e veloce possibile. Quindi problema, soluzione. Il design è la soluzione di un problema. La parola design comincia piano piano a prendere sempre più importanza tra il 1400 e il 1500, quando vengono presentati alle corti dei nobili i primi macchinari meccanizzati che venivano mostrati come se fossero dei giocattoli, delle macchine che si muovevano in maniera automatica. Poi nel tempo, quindi passati dei secoli, capirono l'importanza di questi macchinari e come potevano essere utilizzati anche durante il lavoro, quindi aiutando l'uomo a lavorare magari nei lavori più complessi, più duri. La parola design e designer viene utilizzata per la prima volta da un progettista inglese chiamato Henry Cole ed è stato un teorico del design industriale. Secondo lui c'era la necessità, e qui parliamo della metà del 1800, secondo lui c'era la necessità di una figura che unisse l'arte con la progettazione, l'ingegneria, quindi unisse il tutto per dare una visione più completa al progetto. Questa parola è stata utilizzata per la prima volta appunto nel 1851 durante la prima esposizione universale creata proprio in Inghilterra da Henry Cole e il principe Alberto. Quella fu la prima occasione nella storia nella quale più nazioni potevano confrontarsi per vedere nuove tecnologie presenti nei propri territori. Secondo Henry Cole, la figura del designer era necessaria per evitare di camuffare gli oggetti e di dargli una giusta visione. Infatti in quel periodo c'era la tendenza a sì, creare un oggetto, creare ad esempio un mobile ma pieno di decorazioni, e secondo lui non c'era la necessità di creare tutte queste decorazioni, ma c'era la necessità di avere un prodotto più utile senza troppi ghirigori. Ad esempio, le prime automobili erano semplicemente delle carrozze senza i cavalli, quindi esteticamente erano proprio delle carrozze. Invece c'era proprio la necessità di trasformare un oggetto come l'automobile, qualcosa di mai visto prima, in qualcosa di totalmente diverso da una carrozza trainata da cavalli. Durante la prima esposizione universale vennero presentati anche degli oggetti o delle tecnologie che non c'erano o che nessuna nazione aveva mai visto prima. Ad esempio c'era la gomma vulcanizzata fatta da Goodyear, oppure uno strumento musicale chiamato sax, oppure le armi create da Colt, oppure la locomotiva di Russell Crampton. Tutte tecnologie che poi si sono evolute nella storia e hanno fatto la storia dell'uomo. Ad esempio la locomotiva è stata una grandissima invenzione per riuscire a unificare e ravvicinare le persone. Henry Cole, dopo l'esposizione universale, creò un museo dedicato al design nel quale gli studenti potessero ispirarsi agli oggetti presenti all'interno di questo museo. Henry Cole fondò anche alcuni dei principi base del design, come il concetto dell'art manufacture, che pone l'arte allo stesso livello della progettazione, quindi l'oggetto è una fusione tra l'arte e la progettazione. Un altro dei concetti di Cole fu l'useful object, cioè la creazione di oggetti funzionali, che diventa poi il concetto guida per la progettazione ed è quello sulla quale il designer lavora oggi, sulla funzionalità dell'oggetto.
Per spiegare tutti questi progetti, tutte queste idee, tutti questi concetti, Cole tra il 1849 e il 1853 fonda un giornale che diventa la sua voce per mostrare le proprie posizioni all'interno della società. Da quel momento in poi, quindi dal 1851, dall'Esposizione Universale del 1851, la figura del designer letteralmente comincia a svilupparsi e si sviluppa in maniera diversa in base agli stati posti in giro per il globo. Ad esempio, negli Stati Uniti nasce il Fordismo, poi lo vediamo, poi in Germania nasce il razionalismo, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque le idee di Cole non vennero prese da tutti come la Bibbia, come la legge dettata in quel periodo, anzi, ci furono alcuni sostenitori dell'esatto opposto. In che senso? I concetti di Cole si basavano anche sul concetto di progettazione tecnica industriale, cioè il fatto che in quel periodo le industrie si stavano sviluppando sempre di più e i prodotti che uscivano dall'industria non erano esattamente allo stesso livello di un prodotto artigianale. Se noi prendiamo ad esempio un braccialetto che è fatto in maniera artigianale, i difetti che ci sono all'interno sono in realtà un pregio e mostrano la lavorazione dell'artigiano, a differenza di un prodotto disegnato e progettato e realizzato in maniera industriale. I difetti che ci sono all'interno dell'oggetto in realtà diminuiscono, deprezzano il valore dell'oggetto stesso. In quel periodo personaggi come William Morrison, August Welby e John Ruskin si opposero proprio per la ragione che vi dicevo prima, quindi sostenevano la progettazione artigianale ad un livello più alto, quindi la creazione di oggetti artigianalmente superiori. Sostenevano anche il fatto che i dipendenti di un'impresa industriale in quel periodo erano trattati come degli schiavi, quindi si battevano a favore degli operai e a favore della progettazione in una maniera più alta con dei valori artigianali all'interno del progetto. In quel periodo William Morris fondò l'Art and Craft, un'idea di progettazione e di realizzazione di oggetti artigianali di altissimo livello. Ovviamente avendo un livello molto alto, quindi dei costi elevatissimi, era praticamente dedicato solo all'alta borghesia inglese. Però questo concetto divenne molto importante e venne esportato in tutta Europa. Però il problema è che l'idea era corretta, però se noi creiamo un oggetto e deve essere creato per 200 volte, avremo sempre in maniera artigianale, avremo sempre 200 oggetti diversi, ok? Quindi la qualità sì sarà superiore, però avremo sempre oggetti diversi. Se la società ci chiede degli oggetti standard, quindi che siano perfettamente uguali l'uno dall'altro, non possiamo garantire in maniera artigianale che avvenga questa cosa. Quindi nel tempo questo concetto venne superato soprattutto dalle evoluzioni tecnologiche. Pensiamo ad esempio alla creazione dell'elettricità. Però una cosa importantissima che William Morrison fece fu mostrare le condizioni disumane alle quali venivano trattati gli operai in quel periodo. Quindi i concetti di William Morrison erano corretti, vennero superati nel tempo, ma allo stesso tempo mostrarono questi problemi all'interno della società. E basta, tutto qui. Se vi è piaciuto questo video lasciate un like oppure iscrivetevi al mio canale se volete continuare a seguire queste lezioni e basta. Al prossimo video, ciao!